Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi, in occasione della festa della donna, prepariamo il dolce tipico, la mimosa. Seguite passo passo il video per gustare anche voi un dolce davvero straordinario. Prima di andare in cucina vi ricordo che il mio nuovo libro, La ricetta della serenità, è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Su Amazon inoltre trovate tutte le altre mie pubblicazioni. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Sono soltanto 3 gli ingredienti che ci occorrono per realizzare il pan di Spagna. In questo caso uova, zucchero e farina. Il segreto per avere un pan di Spagna molto alto e soffice è montare molto bene le uova con lo zucchero. Iniziamo proprio andando a montare le uova con lo zucchero. Io lavorerò il mio composto a velocità media per circa 6-7 minuti. Il mio composto ha quasi quadruplicato di volume. Guardate com'è spumoso. Ora dobbiamo incorporare la farina all'interno del composto di uova e zucchero. La mia farina è già setacciata, ma io andrò a setacciarla man mano che l'aggiungerò al composto per una seconda volta, così sarà ancora più areata. Con una marisa o con una frusta andiamo gradualmente ad incorporare la farina. Questa fase è delicatissima. Dobbiamo farla lentamente e con pazienza. Ora è il momento di versare il nostro composto all'interno di uno stampo. Vedete la densità? Il mio forno è preriscaldato in modalità ventilata a 165 gradi e lascerò cuocere il pan di Spagna per 50 minuti circa. Cosa fondamentale, quando il pan di Spagna sarà cotto, eviterò di aprire di scatto lo sportello del forno, ma lascerò con il forno spento lo sportello socchiuso per una decina di minuti. Ecco il mio pan di Spagna appena sfornato. Ora lo lascio raffreddare e poi lo toglierò dallo stampo. Il pan di Spagna è completamente freddo. Ora togliamo la parte superiore e poi scaviamo l'interno. È di una sofficità incredibile questo pan di Spagna. Lasciamo 1 centimetro di base. A questo punto prendiamo il nostro pan di Spagna già svuotato e lo mettiamo su un piatto. E ora procediamo a sbriciolare la mollica del pan di Spagna che abbiamo tolto. E la mollica è pronta. Ora qui vedete della panna montata. Io in questo caso sto utilizzando
la panna vegetale già zuccherata, ben montata, vedete? E qui invece ho preparato 2 dosi, quindi preparate con 500 ml di latte e 4 tuorli, della mia crema pasticcera. Troverete il link per la preparazione della crema sotto il video. Ora dobbiamo unire panna e crema per ottenere la crema diplomatica. Ecco la nostra diplomatica pronta. Vedete che meravigliosa consistenza che ha. E a questo punto possiamo procedere alla preparazione del dolce. La mollica è pronta, il pan di spagna è svuotato, qui ho tagliato dell'ananas sciroppata a cubetti. Utilizzeremo lo sciroppo dell'ananas come bagna, quindi niente di più semplice, e qui abbiamo la crema diplomatica che abbiamo appena preparato insieme. Prima di tutto cominciamo a bagnare la nostra base di pan di spagna. Poi mettiamo all'interno la crema diplomatica, la stendiamo ora mettiamo i cubetti di ananas, mettiamo un pochino di mollica, e ora ricopriamo con la crema diplomatica. E adesso dobbiamo ricoprire con la crema anche i bordi del dolce. E ora possiamo ricoprire il dolce con il resto della mollica del pan di spagna. E adesso mettiamo una piccola decorazione facoltativa con i pezzettini di ananas. Al centro mettiamo un pochino
della crema che abbiamo utilizzato per farcire e alla fine un tocco di colore, una fogliolina di menta e la nostra mimosa è pronta. Ora questa mimosa deve riposare in frigo almeno per 3 ore prima di essere servita. Abbiamo realizzato in modo semplice una torta davvero squisita, delicata, fresca e di bell'aspetto. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che la mia mimosa sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita e auguri a tutte le donne dal più profondo del cuore.